Direi che passano soprattutto attraverso il traffico della droga. Tant'è vero che la Commissione ha dedicato una parte della sua attività a questo aspetto così importante e così delicato, avviando anche contatti con gli organismi americani preposti a questo settore, in modo particolare l'FBI e il Narcotic Bureau. Una delle zone di influenza tradizionali della mafia rurale era la campagna tra Marsala e Trapani, nella Sicilia occidentale. Soprattutto Marsala, dove capi e sicari potevano agire e colpire alla luce del sole e poi ritrarsi immediatamente, quasi scomparire sottoterra, favoriti anche da una rete di gallerie naturali, scavate nel tufo, con un'entrata e 5, 10, 100 uscite. Spesso si riunivano in qualcuna di queste stanze anche per regolare i conti in sospeso tra cosche rivali, e la lupara lasciava il segno nei corpi e sulle pareti. Ma normalmente il tema delle riunioni era stabilire chi taglieggiare quei pascoli abusivi o chi punire per aver disobbedito. Qual è il suo nome? Antonino Lombardo. Qual è la sua storia? E la mia storia, dottore, è una come tante altre. La mia storia è quella che avevo una proprietà di mia moglie e ho subito un pascolo. E in questo pascolo, quando io ho richiamato ai pastori che avevano cercato, che hanno fatto quel pascolo, hanno detto che non sono state loro. Il proprietario di quelle pecore lo invitò a recarsi presso un luogo. Come le dissero in siciliano? Tu da mettere a disposizione di quello che facciamo oggi. E siccome io questo non l'ho voluto fare, va bene, ho esposto una denunzia. E tramite questa denunzia, dopo 11 mesi, loro sono... Una sera mi stavo ritirando a casa e mi hanno aggredito. Dove? 4 persone lì, vicino a quel cancello. Erano messi dietro quel muretto. E di lì, quando io stavo per entrare dentro, mi sono sbucati 4 individui armati di fucile. Io scappai e loro mi hanno sparato. Quanti colpi le hanno sparato? Mi hanno sparato 8 colpi all'upara. Fu ferito? Sì, all'avambraccio sinistro, qua, guardi. È questo. Sono stato ferito qua, lo vedi? Qui è un foro di uscita. Questi sono 2 di uscita. Quest'altro sono 2 di uscita. Qua c'è un altro che si è incappostolato dentro. E questo è di striscio. E qua sono i fori di entrata, perché mi hanno preso nel braccio mentre io scappavo così. Nel modo che io stavo per scappare, portare il braccio destro, me l'hanno ferito. Il processo per questo tentato omicidio, come è finito? Il processo si era fatto in un primo tempo qui a Trapani ed è stato sospeso per legittima sospicione. Poi si è celebrato l'anno scorso a Salerno e i miei aggressori sono stati tutti e 4 condannati. Cos'è la paura? La paura è una cosa, la paura è la morte, perché chi parla e si mette contro quella mafia poi ci tocca morire. Ecco, senatore, vi siete mai trovati di fronte a un testimone reticente? Ma più di un testimonio reticente, perché la reticenza aveva le seguenti motivazioni. Primo, paura di contraddirsi, paura di compromettersi, timore che quello che dicesse potesse essere saputo fuori e quindi rivolgersi contro di lui, oppure difendere posizioni mafiose. La Commissione Antimafia, onorevole Catani, lavora a Roma, ma è stata naturalmente anche in Sicilia. Vi tornerà? Siamo stati in Sicilia, abbiamo in programma un nuovo viaggio con un'impostazione diversa dai precedenti. Infatti abbiamo deciso di visitare alcuni medi e piccoli comuni per assumere dalla gente umile e anche dai rappresentanti della vita locale minori quegli aspetti che indiscutibilmente servono a concludere in modo obiettivo la nostra inchiesta. Questa visita è stata programmata per la prossima primavera. Interrogherete anche personaggi mafiosi. Questo è l'intendimento espresso dalla Commissione.
Nel prossimo viaggio, in primavera, come lei ha detto, andrete anche nella Valle del Belice, nella zona dei paesi terremotati della Valle del Belice. Il programma della visita non è stato ancora definito, ma vi sono state indicazioni in questo senso da numerosi commissari. Noi avremmo ancora un film. Adesso sono arrivati i miliardi dello Stato, gli aiuti ai terremotati. I parassiti sono diventati intermediari del pubblico soccorso, ritardando la ricostruzione dei centri e allungando la sopravvivenza nelle baraccopoli. Per quanto riguarda Gibellina, le cause sono, diciamo, adesso le cause che si possono localmente trovare si possono far risalire all'uomo di mafia che ha, pur di ricercare i propri lucri, ha tentato di ricostruire il paese in questa zona che era assolutamente sconveniente per i contadini e per gli abitanti in generale. L'interesse era di portare, diciamo, di riuscire a ricostruire il paese nella zona accanto alla sua proprietà, no? Al fine di poter valorizzare la propria terra e poi renderla, diciamo, venderla come suolo urbano. A Partanna la proposta dell'Ispettorato per la zona terremotata di espropriare 87 ettari è stata contrastata perché c'era un grosso proprietario che aveva fatto bene i calcoli per cui poteva, se si escludeva questa sua zona dall'esproprio da urbanizzare, lui poteva fare un'operazione di circa 1,5 miliardi. Ma in tutto questo la mafia, l'orma della mafia, dov'è? Ma l'orma della mafia si è venuta fuori nel momento in cui la popolazione ha contrastato questo orientamento di dimezzare il piano di trasferimento, che significava dimezzare anche l'intervento pubblico in generale, quindi una perdita complessiva di circa 9 miliardi di investimenti per il paese. Ecco, a questo momento allora sono venute fuori lettere anonime anche nei confronti del centro studi, sono venute fuori minacce per via telefonica, ma lettere anonime anche al sindaco di Partanna, fino all'ultimo consiglio comunale, quello del 17 gennaio, in cui ad apertura del consiglio comunale il sindaco cominciò a leggere, diede comunicazione di una lettera nella quale gli veniva comunicato che se a conclusione di questo consiglio comunale fosse stato approvato il piano per 80 ettari, lui non avrebbe più rivisto i suoi bambini. L'inserimento della mafia nella dolorosa situazione del Belice non solo è stato rifiutato dai cittadini e ha provocato l'intervento della Commissione antimafia, ma è stato subito affrontato dall'azione dei carabinieri, i quali hanno individuato, mimetizzati fra gli abitanti delle baraccopoli, alcuni grossi esponenti della nuova mafia che speculava sulla ricostruzione delle zone terremotate, tra gli altri Salvatore Zizzo e Francesco Troncale. Onorevole Cattanei, avete già in mano gli atti di questa faccenda? In parte sì, altri si stanno raccogliendo e direi che anche sotto questo profilo la nostra indagine è pressoché completa. Lei, la Commissione antimafia, siete convinti di riuscire a stroncare la mafia in Sicilia? Noi abbiamo ricevuto il compito da parte delle Camere di accertare le cause dell'esistenza del fenomeno mafioso in Sicilia e di proporre gli opportuni rimedi. Ci siamo posti un termine per concludere i lavori, che è quello del 31 dicembre del 1970, che è a mio fermo intendimento far rispettare. Per debellare completamente il fenomeno mafioso occorrerà tempo. Occorrerà innanzitutto trasformare l'ambiente siciliano dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista civile, dare a tutti i cittadini una vera dignità e renderli consapevoli dei loro diritti,
dare loro soprattutto fiducia nei confronti dello Stato. Questa è un'opera a lungo termine, che peraltro va accelerata, oltre quanto già è stato fatto. 1000 italo-americani dichiarati indesiderabili sono rimpatriati dagli Stati Uniti, tutti responsabili di gravi reati: spaccio di alcol e di stupefacenti, ricatto, gioco clandestino, omicidio. In un primo tempo furono definiti ufficialmente deportati. In genere non hanno perduto le abitudini degli anni folli, dal 20 al 30. Ecco per esempio Nick Di Marzo. Incontrandolo a Napoli, nessuno direbbe che fu un autentico pericolo pubblico. Quali sono stati i grandi capi gang coi quali lei è stato in contatto? Veramente ho conosciuto gente nella vita perché giravo. Arrivavo in una città e trovavo sempre qualcosa da fare. Kansas City è una città meravigliosa, perché quello che uno voleva fare, poteva fare. Nessuno ti disturbava. Era la città di Pendergast, no? Yes, that's correct, Pendergast. Era proprio lui il padrone di tutti quanti. Infatti lui comandava la polizia. Pendergast ha fatto lui il governatore. Poi è morto in carcere. Sfortunatamente l'ho incontrato nel 1937, quando si trovava al carcere federale dove mi trovavo io. Ah, ecco. Senta, il problema, diremo, della lotta fra le gang, nei loro combattimenti, si fanno più che altro una guerra. Ci sarebbe molto da dire. Nei tempi nostri, quando eravamo giovani, ognuno voleva cercare di farsi un nome, perché in quei tempi voleva essere qualcuno. Nella città di Chicago esistevano 3 o 4 differenti bande. Al Capone si era già conosciuto in quei tempi. Lui proteggiava 50, 60, 70 birrerie. E allora, che succedeva? Se un altro tentava di portare la birra lì dentro, era impossibile, perché Al Capone comandava. Ma c'era quello che se ne fregava di Al Capone. Scusa la parola. Ecco come cominciavo dei guai. Questo qui veniva preso e si trovava in un sacco o buttato fuori nella macchina. Però non è che uccidevano una persona per bene, quello era anche lui un assassino. Diciamo così, come chiamato, he was a killer. La storia di Al Capone è già stata scritta 4 o 5 volte. Hanno fatto dei films, però non hanno detto dei veri fatti. Lei ha lavorato, mi pare, in Scarface. Ha fatto una piccola parte? Sì, ho fatto una piccola parte. Con Georgie Raft, Paul Muni. Sì, signore, ho fatto una piccola parte. Lei ha fatto anche il pugile negli Stati Uniti? Sì, ho tentato il pugilato, ma... È stato anche, mi pare, un croupier? Sì, ho lavorato a Reno, Nevada, quando sono uscito dal carcere nel 40. Qual è il reato per il quale lei è stato rimpatriato? A dire la verità, lo chiamiamo concorso di narcotici. Droghe? Droghe.